Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi sono a bordo della mia Renault Captur GPL eccetera eccetera eccetera, di cui mi sono sempre lamentato del discorso degli ADAS e adesso volevo farvi vedere come personalizzare il tasto My Safety in modo da non avere gli ADAS sempre presenti e quindi vi farò vedere sia per quanto riguarda Renault che per quanto riguarda Dacia, perché ho fatto un piccolo video anche su una Dacia Bigster. Il sistema è uguale, identico, solamente che cambia un po' il colore e le impostazioni, ma per il resto è tutto uguale. Quindi se volete cambiare e personalizzare soprattutto il My Safety, che è il tastino che adesso vi faccio vedere, adesso vi faccio vedere tutta la procedura. Quindi giriamo la telecamerina, sono sempre io qui a parlarvi, e eccolo qua, questo è il tasto My Safety che vedete qua, che potete personalizzare. Dove si va per personalizzarlo? Andiamo sul nostro menu, quindi dalla home premete il tastino dell'auto, quindi qua, assistenza alla guida, questo, e qui vedete che c'è scritto all on, quindi tutto acceso, tutto attivo, oppure perso. Voi andate su perso, ok, vedete che anche qua, vi faccio vedere che qua all on attivo, perso, che sarebbe che dopo potete attivarlo da là. Configura My Safety, eccoci qua, quindi qua volete mettere avviso acustico di eccesso di velocità, disattiviamo, suono di modifica dell'alimentazione, disattivato, prevenzione dell'uscita di corsia. Questo è una cosa che a me dà molto fastidio perché abbiamo delle strade strette, quindi quando andiamo a bordo della strada, sulle strade strette, lui senza volerlo vi rimette in corsia, che non è una bella cosa questa qua, perché vi trovate contro l'altra auto. Quindi io ad esempio lo disattivo perché è veramente invadente e dovete sforzare. Se non siete attenti può essere che vi gira la macchina quando sta arrivando un'altra auto di fronte, il che non va molto bene. Prevenzione del superamento della corsia, anche questo qua disattiviamo. Rilevatore di stanchezza conducente, questo possiamo lasciarlo attivo. Questo vi avvisa che magari vi state per rilassare troppo o cose del genere, vi dà un beep e vi dà un avviso, attenzione che ti stai addormentando, diciamo così. Eccoci qua, controllo della trazione sempre attiva, frenata attiva, io questo lo lascio sempre attivo perché non si sa mai che magari un attimo di distrazione, distanza di sicurezza anticipata, standard o minima. Facciamo anticipata, allora lui ti avvisa un po' prima, vedete dov'è la distanza qua, se io metto standard è qua, minima, è proprio quando siamo a ridosso, lui ti avvisa, attenzione stai per sbattere, quindi io metto standard o proviamo a lasciarla anche anticipata, così siamo più sicuri. Bene. Comfort, distanza dal veicolo antistante, ok, parcheggio laterale, qua posso attivare e disattivare, vedete, anteriore, laterale, suono allarme, posso cambiarlo, e il volume che posso alzare e abbassare. Bene, adesso ve lo faccio vedere direttamente sulla Dacia Bigster e poi torniamo qui. Ecco, ora siamo a bordo della Dacia Bigster, volevo farvi vedere che anche qui possiamo togliere e personalizzare il tasto My Safety, come abbiamo fatto per la Renault Captur. Dove si va? Si va su veicolo, andiamo assistenza alla guida, vedete che qui c'è scritto all on o perso, noi andiamo su perso, configurare My Safety perso, ok, e qui posso dirgli avviso acustico di eccesso di velocità, se non volete sentire il beep ogni volta che superate la velocità, vado a toglierlo, suono di modifica della limitazione, prevenzione dell'uscita di corsia. Poi abbiamo allerta angolo cieco, e questo anche quando vi sorpassano io lo terrei sempre attivo perché è molto importante. Rilevatore di stanchezza, eccoci qua. Poi abbiamo prevenzione dell'uscita di corsia, qui potete mettere intervento con linea tratteggiata, mantenimento di corsia, vado dentro, faccio anticipata, standard o minima. Se vi dà fastidio che ogni volta vibra, che vi sposta, cose del genere, potete attivarlo o disattivarlo. Io lo terrei disattivato, quando andate in autostrada oppure volete che ci sia il mantenitore, mettete tutto attivo. Intensità della vibrazione alta e bassa. Quindi anche qua vedete che è molto simile a quello di Renault. Cambiano un po' i colori, cambiano un po' la grafica, ma per il resto è praticamente uguale. Se invece non voglio utilizzarlo, io metto all on e qua c'è tutto attivo, come vedete.
molto semplice e veloce. Eccoci qua, avete visto che anche su Dacia praticamente la stessa cosa, cambia un po' la grafica, anche perché il display non è messo verticale ma è messo orizzontale e tutte queste cose qua. Volete disattivarlo, volete personalizzarlo, adesso sapete come fare. Io una cosa che faccio perché mi dà fastidio avere sempre quel bip 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 per ogni cosa e quindi lo disattivo. Quando sono invece in autostrada lo rimetto all on, quindi tutto attivo, perché in autostrada il mantenimento di corsia è interessante, il rilevatore di stanchezza, l'anticipo e tutte quelle cose là sono molto interessanti, quindi io lascio tutto attivo. Poi ognuno fa quello che vuole, se volete usarlo magari per i limiti, anche per le strade normali va benissimo, ma qui cioè, guardi il contachilometri, vedi più o meno. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto, in caso mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa niente, basta premere il tastino iscriviti, vi porto tutte queste novità, cose che gli altri non vi portano, perché io spero di fare recensioni diverse da tutti gli altri, perché sono stanco delle recensioni normali, di quelle che ti danno l'auto e via. Bene, aperta e chiusa parentesi, e grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!